del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui insieme a Maurizio Lenzi stiamo girando una bellissima playlist, parlando logicamente di agrumi, e non poteva mancare un video su quella che è la malattia numero uno degli agrumi, ovvero Cocciniglia. la cocciniglia, che la troviamo spesso in tante piante, Sì. però qui mi diceva Maurizio che Sì, in particolare anche sugli agrumi non è da poco, è una malattia che rompe le scatole spesso e volentieri a tutti. allora, innanzitutto cominciamo a riconoscere, perché è fondamentale riconoscere la In questo cocciniglia. caso ci sono numerose cocciniglie. Ora, in questo caso abbiamo la cocciniglia cotonosa degli agrumi. Guardate che filamenti che fa. Del tipo del cotone, avvolge. Ora in questo caso abbiamo un frutto di mano di Buddha, di cedro mano di Buddha. Come potete vedere qui è un attacco interno proprio, anche un pochino esterno, però più che altro internamente nelle frattosità del frutto proprio. Se si apre il frutto lo vediamo meglio. Guardate. Sì. È una roba appiccicosa bianca, sono degli adulti di cocciniglia che schiacciandole viene fuori una sostanza appiccicosa di colore giallo-arancio. Questo è un problema per tutti gli agrumi, ma non tutti gli anni è uguale. Dipende anche un pochino dal clima, dalla stagione. Cioè, Non col tutti- caldo è più frequente o meno Ci frequente? vuole, di solito abbiamo visto che è molto frequente con il caldo umido. Quando c'è un pochino più caldo umido Attacca di si più. attacca di più, sì. Cosa Ci dire? sono periodi dove viene la cocciniglia durante l'anno Sì, maggiormente? diciamo il periodo più brutto è quello di maggio, da maggio in poi, dove si schiudono i neaniti, nascono le nuove generazioni, per cui bisogna fare attenzione in particolare da maggio in poi, maggio, giugno e tutta l'estate ovviamente. E noi Cosa fare? Perché la domanda del lobbista è proprio questa qua. Cosa faccio Noi quando riconosco la cocciniglia? abbiamo visto che per toglierla possiamo fare dei trattamenti a base di olio minerale, oppure anche naturalmente olio di soia, il classico olio di soia che si compra al supermercato, miscelato con un detergente, irrorando la chioma, gli fa un velo sull'insetto e l'insetto muore. Allora, completiamolo questo consiglio, Maurizio. Quindi, dobbiamo fare un litro Un di litro di soluzione, Sì? un litro di soluzione di acqua, mettiamo 5 ml di olio di soia 5 ml e 2,5 ml di detergente di per piatti. detergente. Quindi, e il resto acqua. Acqua, sì. Quindi 2,5 di detergente e 5 ml di olio di soia. olio di soia normalissimo. Sì, sì. Misceliamo tutto Ok. e poi dopo irroriamo la foglia Con uno chioma, spruzzino. con uno spruzzino. Gli verrà sopra l'insetto, gli verrà fatto un involucro di questo olio che affogherà l'insetto. Questa è una forma di lotta che è abbastanza efficiente, buona ed è naturale. Cioè, cosa vediamo? Che Il dopo un po' problema- si pulisce, Sì, scompare. scompare. Il problema però è che non riusciamo a combattere, a prenderla tutta, perché come vedete si rimpiatta da tutte le parti la cocciniglia. Per cui Quindi è dove la difficile colpiamo- da debellare. certo, dove la colpiamo riusciamo a toglierla, ma dove non la colpiamo ci rinascono delle uova, ci sono delle uova dove fanno nascere altra E cocciniglia. quindi in questo caso bisogna continuare a darlo questo. Allora, per ovviare a questo problema possiamo fare anche un trattamento chimico usando dei prodotti a base di imidacloprid, Questo è il il principio attivo, ok. i nomi commerciali ora non Sì. li diciamo, ma insomma Certo. il principio attivo l'imidacloprid è un prodotto sistemico, viene sciolto, diluito. Cosa vuol dire? Allora, Spieghiamo cosa vuol dire sistemico. Sistemico vuol dire che il prodotto viene assorbito dalle radici e va in circolo della pianta, va in circolo alla pianta, la pianta lo assorbe ok. e lo espande in tutta la chioma. Il prodotto va anche nei frutti, per cui bisogna stare attenti aspettare a mangiare il frutto, a consumare il frutto, guardando l'intervallo di carenza che ha il prodotto. In questo caso è 1 mese e mezzo più o meno circa, 40 giorni diciamo. Dopo 1 mese e mezzo il frutto può essere consumato senza problemi. Ok. Questo prodotto viene diluito in acqua, e viene bagnato il vaso
viene bagnato il vaso bene. Quindi perciò abbiamo detto dalle radici e non bisogna metterlo sulle foglie. No. Sulle foglie funziona anche sulle foglie, però sulle foglie ha una persistenza molto minore. Dopo 10 giorni il prodotto perde l'efficacia. Diciamo. E questo va fatto solo in presenza della cocciniglia o a livello anche preventivo? Si può fare anche preventivamente, però ecco, noi consigliamo sempre di vedere l'insetto, perché in maniera preventiva, se poi non viene l'attacco, essendo una cosa nociva, una cosa sprecata. Quindi noi consigliamo di intervenire ai primi sintomi, diciamo, alle prime avvisaglie della malattia. Possiamo intervenire. Diciamo che allora oggi possiamo sintetizzare così: proviamo col nostro rimedio, diciamo così, casalingo, con l'olio di soia e il detersivo dei piatti. Se poi vediamo che invece non riusciamo a debellarla, a questo punto, ahimè, esiste, lo ripetiamo il nome? Imidacloprid. Perfetto, io non riuscirò mai a dirlo. E quindi andiamo a chiedere un prodotto che ha questo principio attivo e ricordiamoci di metterlo nel vaso e non sulle foglie. Alessandro, Maurizio, la cocciniglia, che speriamo se ne sia andata a questo punto, visto che ne abbiamo parlato male, vi salutano, vi rimandano al prossimo video e mettete un bel pollice all'insù come sempre. Ciao e alla prossima!